Benvenuti a tutti. Oggi, per celebrare il primo video in italiano del canale, che come sempre sarà sottotitolato in tutte le lingue possibili, parleremo dei misteri eleusini dell'antica Grecia, riti religiosi misterici che si celebravano ogni anno nel tempio di Demetra nella città di Eleusi, vicino ad Atene. Prima di avventurarci nella descrizione, è bene aprire una parentesi specificando cosa si intende per misteri, ovvero pratiche religiose praticate in segreto e riservate ad un gruppo ristretto di persone. Questi culti erano caratterizzati da riti iniziatici, cerimonie e celebrazioni che coinvolgevano la partecipazione attiva dei fedeli. Generalmente promettevano ai partecipanti una conoscenza segreta o un'esperienza spirituale che avrebbe portato alla salvezza dell'anima. I misteri eleusini furono celebrati per secoli. Si ipotizza siano nati attorno al 1550 a.C. e si celebrarono fino al IV secolo d.C., quando furono vietati a causa della soppressione dei culti pagani da parte dell'imperatore romano Teodosio I, che fece del cristianesimo la religione ufficiale dell'impero. Le fonti principali sulle celebrazioni dei misteri eleusini sono le testimonianze di filosofi e autori dell'antichità come Platone, Aristotele e Cicerone. La partecipazione era riservata solo ai cittadini greci liberi di entrambi i sessi che avevano raggiunto l'età adulta e avevano seguito i preparativi necessari e le cerimonie preliminari. I misteri eleusini si celebravano in onore della dea dell'agricoltura Demetra e di sua figlia Persefone. Il mito di Persefone, che nel caso non conosciate vi invito ad andare a leggere, rappresentava la morte e la rinascita della natura, che si verifica con il cambio delle stagioni, ma anche la speranza di una vita dopo la morte. Questi temi sono al centro dei misteri eleusini, che offrivano la possibilità agli iniziati di entrare in contatto con gli dei attraverso i riti e le visioni mistico-religiose. I misteri erano divisi in due parti. La prima, i piccoli misteri, si svolgeva agli inizi della primavera, nel mese di Antesterione del calendario attico, come preparazione ai grandi misteri del mese di Boedromione, agli inizi dell'autunno. I grandi misteri duravano circa una settimana e consistevano in una serie di cerimonie e riti sacri. Nonostante i tentativi di ricostruire i dettagli dei riti, molti aspetti rimangono ancora avvolti nel mistero, il che ha contribuito a mantenere la loro fama attraverso i secoli. Ciò che sappiamo è che i partecipanti si purificavano attraverso bagni sacri e digiuni e che venivano introdotti ai misteri attraverso una serie di insegnamenti e discorsi tenuti da chi già aveva partecipato ai riti. I partecipanti, inoltre, assistevano a rappresentazioni teatrali e rituali, tra cui rievocazioni del mito di Demetra e Persefone, e prendevano parte a processioni. Questi riti erano presieduti da sacerdoti eleusini. Il tutto terminava con una cerimonia finale nel Telesterion, il tempio sacro di Demetra ad Eleusi. Il Telesterion era una sala ipostila che poteva ospitare fino a 3.000 persone. La sua architettura era stata progettata per creare un'esperienza immersiva e mistica per i partecipanti, con colonne alte e una volta a botte che si estendeva per tutta la lunghezza della sala. Questo enorme edificio era il sito del rito della visione sacra. Durante questo rito, i partecipanti guidati dallo ierofante, o sciamano, speravano di avere una visione dell'aldilà e di scoprire i segreti della vita dopo la morte. Poiché i misteri comprendevano visioni e invocazioni a una vita oltre la morte, alcuni studiosi ritengono che il potere e la longevità dei misteri eleusini derivasse da agenti psichedelici o enteogeni, dal greco enteos, che tiene una divinità al suo interno, contenuti nella bevanda sacra che si consumava durante il rito, nota come ciceone. Nonostante non vi siano conferme definitive su cosa contenesse, alcuni studiosi suggeriscono che il ciceone sarebbe stato preparato utilizzando grano o orzo, mentre altri ipotizzano che la bevanda contenesse erbe e spezie. Alcuni studiosi teorizzano inoltre che il ciceone potrebbe aver contenuto sostanze psicoattive come il fungo enteogeno Amanita muscaria o un fungo del genere Psilocibe. Secondo questa teoria, il fungo sarebbe stato utilizzato per raggiungere uno stato di coscienza alterato e per avere esperienze spirituali intense e profonde. A dare maggiore rilevanza a queste teorie, il bassorilievo di Farsalo mostra Persefone e Demetra nell'atto di scambiarsi quelli che sembrerebbero essere funghi appartenenti al genero Psilocibe. Nel 1977, Wasson, Hoffman e Rook proposero l'ipotesi secondo cui i principi attivi del ciceone fossero dovuti agli alcaloidi presenti nel fungo Claviceps purpurea, conosciuto come ergot. I funghi appartenenti al genere Claviceps
Sono parassiti delle infiorescenze di molte graminacee, sia spontanee che coltivate, tra cui l'orzo che compare tra i possibili ingredienti del ciceone. In acqua si solubilizzano gli alcaloidi di Claviceps purpurea, tra i quali l'ammide dell'acido lisergico o LSA, la versione naturale dell'LSD, mentre non si solubilizzano gli alcaloidi tossici che provocavano una malattia nota come ergotismo. E chiudiamo il video con una citazione dal secondo libro del De Legibus di Cicerone, dove parlava dell'importanza dei misteri eleusini per la cultura greca. Tra le tante istituzioni eccellenti e davvero divine che la tua Atene ha prodotto e contribuito alla vita umana, nessuna secondo me è migliore di quei misteri, perché con i loro mezzi siamo stati portati fuori dal nostro modo di vivere barbaro e selvaggio e istruiti e raffinati ad uno stato di civiltà. E poiché i riti sono chiamati iniziazioni, così in verità abbiamo imparato da loro gli inizi della vita e abbiamo acquisito il potere non solo di vivere felici, ma anche di morire secondo una speranza migliore. E con questa citazione chiudiamo il video. Grazie mille per avermi seguito fino a qui, spero vi sia piaciuto. Nella descrizione vi lascio il mio indirizzo Bitcoin, Ethereum e il mio PayPal se mi volete aiutare con questo progetto. E se il contenuto vi è piaciuto, per favore iscrivetevi al canale. Grazie mille.